Ciao e bentornati sul canale. Il progetto di questa settimana vede anche questa volta la realizzazione di un progetto con SketchUp e la relativa presentazione. Chi mi segue sui miei canali social, Facebook e Instagram avrà sicuramente notato le settimane scorse qualche piccola anteprima che ritraeva appunto la realizzazione di questo progetto. Adesso andiamo a vedere una breve panoramica per meglio comprendere di cosa stiamo parlando. Nello specifico si tratta di un banchetto per trimmer che si va da fissare sul mio banco da lavoro. La maggior parte dei progetti che si possono vedere su internet prevedono un fissaggio tramite dei morsetti a pressione. Io per la natura e la conformazione del mio banco da lavoro ho deciso di utilizzare un sistema completamente diverso che mi permetta una rigidezza assoluta e una certa resistenza meccanica allo strappo. A questo punto vediamo nello specifico il progetto come è stato realizzato. A questo punto analizziamo il progetto partendo dalla base superiore, dalla base di appoggio. Il materiale che utilizzerò per realizzare questo progetto è dell'MDF che ho recuperato smontando un mobiletto, quindi diciamo che sono delle misure nel mio caso obbligate. Comunque giusto per condividere, hanno una misura di 520 millimetri per una larghezza di 386 millimetri per uno spessore in questo caso di circa 22 millimetri. Questi due fori laterali erano già presenti su questo piano di appoggio e in effetti sono stati i fori che mi hanno suggerito anche il sistema di fissaggio che poi andrò a spiegare in seguito. Per quanto concerne invece i fori per il foro passante per la fresa del trimmer e i fori passanti per l'ancoraggio del trimmer stesso, nel mio caso sono personalizzati in quanto il mio trimmer ha delle dimensioni leggermente superiori ai maggiori trimmer che sono disponibili in commercio. Comunque il foro passante è posizionato al centro del piano di lavoro per garantire una certa rigidità e una maggiore superficie per ancorare questo banchetto al mio piano di lavoro, ho previsto anche la realizzazione di una traversina inferiore. Questa traversina offrirà sia una maggiore resistenza, un migliore ancoraggio del sistema banco fresa al mio banco di lavoro. Come possiamo notare sono presenti dei fori passanti, anche in questo caso sono dei fori realizzati con una misura personalizzata. Diciamo che comunque la lunghezza di questa traversina è di 520 mm come ho 520 mm ed ha una altezza di 50 mm per uno spessore in questo caso di 22 mm. Detto questo, Detto questo, per meglio comprendere come ho intenzione di fissare questo banchetto trimmer al mio banco da lavoro, ho realizzato anche un caso del mio banco di lavoro e per meglio chiarire quale è il sistema di ancoraggio che ho previsto di utilizzare. Il sistema di ancoraggio che ho previsto sono dei pernetti M8. Nel In questo caso, nella parte inferiore del mio banco da lavoro andrò a fissare 4 bussolotti M8 del tipo ragno, come possiamo vedere dalle immagini. Due verranno posizionati sul fondo del mio banco di lavoro, questo per permettere al bussolotto M8 di offrire una maggiore resistenza meccanica allo strappo e verranno poi sulla parte superiore verranno poi realizzati dei pennetti M8 con una apposita manopolina che poi provvederò a realizzare con la mia stampante 3D che mi permette appunto un'agevole manovra di montaggio e fissaggio del banchetto stesso al mio banco di lavoro. Questi pennetti M8 saranno di lunghezza variabile in quanto saranno posizionati due sulla parte superiore del mio banco trimmer in corrispondenza al
bussolotto M8 tipo ragno. La stessa cosa quindi sarà realizzata anche sulla traversina di sostegno del banco trimmer. Saranno realizzati due pennetti M8 con relativa manopolina, e dal lato opposto, sempre per offrire una resistenza meccanica maggiore, verranno montati dei bussolotti M8 del tipo ragno. Come possiamo vedere, verrà poi fissato il trimmer sul fondo del banco trimmer, e come ho detto poc'anzi, i fori che sono stati realizzati sono dei fori personalizzati, in quanto il trimmer stesso ha una dimensione leggermente superiore a tutti gli altri trimmer in commercio. Basta soltanto dire, è sufficiente dire che il corpo motore ha un diametro di 71 mm. A questo punto non resta altro che realizzare la French Router. Anch'essa è stata realizzata con una lunghezza adeguata, quindi ha una lunghezza di 560 mm, come possiamo vedere dalle immagini, per un'altezza di 50 mm. In questo caso, ha una profondità di 18 mm. Questa French Router è stata realizzata con un sistema slitte che mi permette la movimentazione del French Router, e per bloccare in posizione la French Router è previsto anche in questo caso un kit di bussolotto M8 del tipo ragno da andare a posizionare su una delle slitte, accoppiata con un perno M8 di adeguata lunghezza e manopolina da realizzare con la stampante 3D, per permettere quindi un'agevole operazione di bloccaggio e sbloccaggio. Siamo giunti praticamente alla fine della presentazione di questo progetto per la realizzazione di un banchetto trimmer da fissare al banco da lavoro. Questo sistema differisce dalla maggior parte dei sistemi che si possono vedere su internet, essenzialmente per il sistema di bloccaggio. La differenza è dovuta al fatto che la maggior parte offre come sistema di bloccaggio dei morsetti a pressione. Io invece ho previsto come sistema di bloccaggio la combinazione di perni M8 affiancato a bussolotto M8 del tipo ragno, in quanto posizionandolo sul fondo della superficie del banco da lavoro offre una maggiore resistenza allo strappo e quindi permette al banco stesso una maggiore stabilità, che si traduce quindi in una maggiore sicurezza nell'utilizzare il banco stesso. Siamo giunti alla fine di questa video presentazione del progetto realizzato con SketchUp. Le solite raccomandazioni del caso: commenta, condividi, ma soprattutto iscriviti, e non ti dimenticare di spuntare la campanellina sulla voce tutte, in modo da attivare le notifiche e ricevere gli aggiornamenti per le prossime video recensioni e o progetti. A questo punto non mi resta che ringraziarti per la visione di questo video, rinviarti alla settimana prossima e augurarti un buon fine settimana. Ciao!